dal posticino del pranzo. Hola! Siamo ripartiti dal posticino del pranzo, abbiamo salutato i ragazzi e si va direzione Puerto San Julián. Caleta Olivia è dormiente, un po' perché è domenica, un po' perché è già iniziata la siesta. Sono le 2:30, siamo in pieno orario di siesta, ma per loro è pieno orario di comida, di pranzo. C'è una rotisseria e sandwicheria. Un quartiere che ci ricorda un po' la Russia. Ci siamo spostati all'interno e questo è il paese di Caleta Olivia. Alle spalle il mare. Vamos! Sembra un paesaggio maculato, oltre che sconfinato. Nandù, guarda quanti. Nandù in strada, bisogna andare piano. Dio, Dio, Dio. Hanno rischiato grosso. Da fare assolutamente attenzione perché è un po' come le renne Capo Nord, di colpo si buttano in mezzo alla strada e te li ritrovi davanti. Il paesaggio è diventato di nuovo piatto, sono spariti i rilievi. I cani, ma video delle ombre però fenomenale, amori. Ma sì, vola via, cioè possono volare via. Fantastico, top. Guanaco, che eleganza. Non ci arriva vicino. Ci guardano tutti. Siamo sotto stretta sorveglianza. Che ne sanno loro che vogliamo solo immortalarli perché sono belli. Questi fuori dal recinto sembrano dire a sto punto in dialetto marchigiano: non saccio come me fa, bocco dentro. Ha saltato il recinto, guarda, se lo salta anche l'ultimo, guarda. E che siamo stati tanto simpatici, però immortalati. Adesso vediamo quando Francesco accende la moto.
Dovrebbero essere dei camelidi, quindi hanno il muso simile ai cammelli o ai dromedari. Il Nandù invece è un misto tra uno struzzo e un pacchino, a mio parere, quindi meno aggraziato, però ha questo pelo, eccolo, ha queste piume un po' da Charleston. In alcuni tratti della ruta 3 si ripresenta lo stesso problema, dove passano i camion l'asfalto è sprofondato, non so se conviene passare al centro dove passo io oppure nella culla appunto prodotta dai camion. Ho fatto entrambe le cose e forse sto un po' più tranquillo qua, perché nella culla sento la moto proprio fare questo lavoro. Vivono e si spostano in gruppo, ci dà questa impressione, però c'è sempre chi ha un caratteraccio, ecco, come il mio. Dall'alto, il re della foresta. Nandù e Guanaki si dividono il territorio in perfetta armonia comunque. Siamo appena entrati nel Dipartimento Magallanes, Dipartimento Magellano. Il motivo è che la città dove ci fermeremo questa sera è il punto dove per la prima volta l'uomo bianco europeo ha incontrato i nativi indigeni, in quel caso i Tehuelche. Guardate la situazione dell'asfalto qua, addirittura si vede l'asfalto che risale un po' tra le gomme cemellate dietro. Situazione veramente complicata. Ragazzi, vento fortissimo nel giro di pochissimi minuti, facciamo una fatica immane col collo, la testa di Francesco piegata, impressionante. Sono rimasti circa 100 km a San Julián, il vento è aumentato tantissimo, non so se si riesce a capire dal video, ma è difficile viaggiare in questa maniera. Ce l'avevano detto che il vento era una costante qua, però un conto è quando te lo dicono, un conto è quando devi affrontarlo. Che fa più paura di tutti è quando con questo vento laterale si incrocia un camion, addirittura si sorpassa un camion. Il momento in cui lo sorpassi il vento sembra fermarsi, l'attimo che l'hai superato c'è un risucchio, ragazzi, impressionante, pauroso. Sul consiglio dei locali ci hanno detto devi rallentare ma non ti fermare, ecco, non ti fermare, perché se ti fermi è ancora peggio che ti fa cadere. Quindi rallentiamo un po', cerchiamo di stare con i nervi saldi e tenere il manubrio da Tenerona in maniera decisa. Quelli laggiù sembrano essere Nandù. Cartello pubblicitario di Puerto San Julián, donde todo comenzó. Bienvenidos a Puerto San, manca la S, Julián. Lugar donde se rezó la misa en territorio argentino, la primera misa. Il giorno di San Giuliano del 1520 un certo Hernando de Magallanes, in italiano Ferdinando Magellano, sbarcò proprio su questo lembo di terra e proprio il giorno dello sbarco dà il nome alla città, Puerto San Julián. Qua dobbiamo andare a sinistra. Metri. Ci hanno detto che Puerto San Julián è super tranquilla. I cani non mancano mai. Come Sarmiento tutte le case sono ad un piano. A noi personalmente piace molto questa cosa, la macchina su due mattoni, manca le ruote. Comunque vede il mare, siamo vicino al porto, qua a destra, e dovremmo essere quasi arrivati. Sì, Osteria Chetti. Tipa della struttura gentilissima. Qua c'erano divanetti, sedie, ha spostato tutto per farci mettere a Tenerona
a riparo qua sotto su un pavimento più solido rispetto ai sassi. E la nostra casina è quella là, vicino alla panchina. Ecco Sara! Il riscaldamento stasera è acceso perché insomma ne aveva bisogno. Appena usciti, trasformati in versione invernale con la cuffia di lana, maglia di lana, tutta la roba più pesante che abbiamo, più o meno pesantissimo, perché ragazzi ci sono 11 gradi qua. Siamo passati dai 38 di ieri agli 11 di oggi, quindi considerate come può stare il nostro fisico dopo questo sbalzo, ma va bene così, ci proteggiamo, mangiamo qualcosa in modo da riprendere un po' di forze e un po' di calorie. Ora 30 minuti a piedi anche per muoverci un po', per andare al centro di San Juan. No, aspettate, centro di Puerto San Julián. Ecco, la prof che deve mettere sempre bocca. Certo, se no che ci sto a fare? Mezz'ora di cammino e paese tranquillissimo, siamo solo noi in giro a camminare a quest'ora. C'è tantissima luce perché ovviamente stiamo scendendo. A ora sono le 21:45 e stiamo stiamo scendendo ragazzi, quindi come quando siamo saliti a Capo Nord le giornate si fanno più lunghe nel periodo estivo chiaramente. E nel frattempo vi mostriamo la situazione intorno. Ho fatto anche un'osservazione, guardando i mezzi più datati, anche arrugginiti, che girano, mi viene da pensare che nei 30, 40, 50, 60 anni fa qui il monopolio l'avesse la Ford, cioè schiacciante. Oggi le cose sono cambiate. In Sud America, perlomeno in Argentina, il monopolio è Toyota. Non è pubblicità, ma è solo una constatazione per mettervene al corrente. Non è pubblicità, anche perché Sara non ne capisce una cippa, non ne capisce una mazza di tutto ciò, però confermo che Toyota nella versione Toyota Hilux, quindi pick up, proprio regna sovrana qua. Comunque questo è il corso. Andiamo al centro, spazi infiniti come su tutti i paesini del Sud America, strade larghissime. Dopo, tra tante Ford e tante Toyota, c'è lei. C'è modelli come questi, Fiat, ma ve lo ricordate questo stemma qua, questo simbolo, ve lo ricordate? Mio padre negli anni 82-83 aveva acquistato una regata e il simbolo della Fiat erano quelle 5 linee parallele leggermente inclinate. E sapete come si chiama quest'auto? Fiat Super Europa. La vende comunque, se vi interessa c'è il numero di telefono. Andiamo a cercare un localino carino, perché in questo viaggio sembra una banalità, ma organizzarlo, ci farò un video pippone dettagliato, organizzare i posti dove andare a dormire, vedere dove mangiare, prendere gli appartamentini quando siamo fermi più giorni, quindi cucinarci, andare a fare la spesa. Sembrano banalità, ma anche qua bisogna dedicarci molto tempo, anche perché più tempo ci si dedica e più si risparmia. Nel frattempo tutte le motorini smarmittati come da noi in Italia negli anni 80-90. Anch'io avevo modificato il silenziatore del mio motorino. Cani ovunque, liberissimi ma buonissimi. Lasciati liberi sembra che siano più tranquilli e meno rabbiosi. Quando passiamo vicino a delle case come le nostre, che hanno dei cancelli con il cane dentro, il cane abbaia e diventa aggressivo. I cani fuori, che girano anche in branco, perché spesso sono anche 4-5 cani di media taglia, sono tranquillissimi. Perché la libertà, come dice Fra, non ha prezzo. Arrivati in centro c'è anche una chiesa, qua in fondo dovrebbe essere il porto. Lo más lindo de la vida es que cada quien a su manera es puro arte.
il più bello della vita è che ognuno è a sua maniera, è pura arte. Alger Sud. Sicuramente dentro ci sarà una musica assordante, non ve la possiamo far ascoltare perché sennò mi chiude il canale. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Do what you gotta do.